Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Sai che esistono batteri che vivono in condizioni ambientali praticamente letali per la maggior parte degli organismi viventi? Questi batteri, definiti estremofili, sono in grado di vivere a temperature elevatissime oppure di resistere a pH estremamente bassi o estremamente alti o ancora di nutrirsi di anidride carbonica e metano. Per incontrarne uno però non è necessario esplorare un vulcano, basta cercare nello stomaco umano dove in un caso su due vive l'Helicobacter pylori. Questo batterio infatti riesce a colonizzare l'ambiente estremamente acido dello stomaco provocando problemi di salute come ulcera, gastrite e anche problemi ben più gravi. In questo video scopriamo cos'è, quali sintomi provoca, come si diagnostica e come si cura. L'Helicobacter pylori è un batterio la cui forma ricorda quella di un'elica che è in grado di colonizzare e vivere nello stomaco umano nel quale predilige la zona del piloro. Fu scoperto da due ricercatori australiani, Warren e Marshall, che durante gli anni 70 e 80 studiavano i tessuti prelevati da pazienti che soffrivano di ulcera e dai quali isolarono proprio questo batterio. I due scienziati suggerirono il collegamento tra la presenza del batterio e la gastrite, ma la comunità scientifica era molto scettica al riguardo. Non ritenevano infatti possibile che un batterio potesse vivere al pH estremamente acido dello stomaco e suggerirono che la presenza del batterio fosse solo frutto di una contaminazione. Marshall quindi, per dimostrare di avere ragione, ingerì una coltura di Helicobacter pylori. Dopo poco sviluppò la gastrite che curò con un mix di antibiotici. La gastrite che si procurò valse a lui e al collega il premio Nobel nel 2005, una gastrite da Nobel insomma. Successivamente si scoprì che all'Helicobacter pylori in realtà l'ambiente acido dello stomaco non piace, riesce a difendersi grazie a degli enzimi, le ureasi, che alzano il pH nell'ambiente intorno a lui e grazie alla sua forma elica riesce a penetrare nella mucosa proteggendosi. Insomma, non sarà un estremofilo, ma è un vero campione di sopravvivenza. L'Helicobacter pylori è stato isolato nella saliva e nelle feci ed è in grado di sopravvivere anche su oggetti come gli endoscopi se non correttamente sterilizzati. Le possibili vie di trasmissione sono la oro-orale e la oro-fecale, cioè attraverso l'ingestione di saliva, vomito e altre secrezioni oppure attraverso l'ingestione di alimenti contaminati con queste secrezioni o con le feci di persone infette. L'infezione tende a trasmettersi più facilmente in condizioni igienico-sanitarie precarie, in ambienti affollati, ad esempio nei penitenziari, oppure in seguito a specifiche mansioni lavorative. Sembra essere infatti più a rischio chi svolge professioni sanitarie a diretto contatto con i pazienti infetti, come i gastroenterologi o gli infermieri. L'infezione può essere asintomatica anche per anni. Quando si manifesta, presenta sintomi per lo più gastrointestinali e quindi gastrite e ulcera, ma può portare anche gravi problematiche di salute come il tumore dello stomaco e il tumore MALT. I sintomi che riguardano il cavo orale sono per lo più collegati al reflusso acido e sono alitosi persistente, lingua bianca, bruciore alla lingua e alla gola e afte ricorrenti. I sintomi gastrointestinali invece sono bruciore, sensazione di pienezza e difficoltà allo svuotamento, gonfiore e feci nere in caso di ulcera. In caso di infezione cronica, l'infiammazione che ne consegue può andare a peggiorare o a scatenare determinate patologie cutanee come la rosacea, l'orticaria e la dermatite. C'è chi ipotizza anche una correlazione con dolori articolari diffusi. In presenza di sintomi, l'infezione da Helicobacter pylori può essere diagnosticata con diversi test non invasivi o invasivi. Il test del respiro all'urea è un test non invasivo nel quale al paziente viene fatta ingerire una dose di urea marcata con carbonio C13 o C14. Se presente, l'Helicobacter pylori metabolizza l'urea liberando nel respiro del paziente anidride carbonica marcata che viene misurata circa 20-30 minuti dopo l'ingestione della dose di urea. È un test che può essere alterato dall'assunzione di antibiotici e inibitori di pompa
e quindi deve essere effettuato almeno un mese dopo la sospensione dei farmaci. Le analisi delle feci possono risultare utili per la ricerca di antigeni batterici specifici. L'esame con maggiore affidabilità è quello invasivo, cioè la gastroscopia con biopsia, che viene utilizzato per la diagnosi quando però ci sono dei sintomi importanti. La terapia dell'infezione da Helicobacter pylori prevede la somministrazione in concomitanza di 2 o più antibiotici per un periodo di 10-14 giorni. Contemporaneamente si somministrano gli inibitori di pompa protonica, cioè quei farmaci che riducono la produzione acida da parte dello stomaco. In questo modo rendono più efficaci gli antibiotici. Abbiamo visto che l'Helicobacter pylori, annidandosi nel nostro stomaco, non solo riesce a sopravvivere, ma crea anche diversi danni. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.